Buongiorno a tutti amici, siamo qui in occasione del campionato italiano NPC. Ebbene, oggi vedremo tutti in retroscena di una gara IFBB Pro Italy, sponsorizzata dall'azienda che ci supporta, Yamamoto Nutrition. Restate sintonizzati ragazzi perché ne vedrete davvero delle belle con contenuti esclusivi. Allora ragazzi, adesso stiamo vedendo i primi check degli atleti che prenderanno parte alla competizione. Gli ultimi dettagli da aggiustare: scarica, ricarica, sodio, acqua. Possiamo vedere ormai il risultato quasi concluso. Quindi questa è la forma che alla fine un atleta porterà sul palco. Qualche nome importante oggi: abbiamo Michael Incao, ragazzo che sta con me da 10 anni, secondo me è arrivato all'apice proprio della sua forma incredibile, veramente un grande atleta, e oggi poi lo vedremo on stage, presenta veramente una forma incredibile. Mike tira oro, c'è Davide Vasta che pure ha fatto un grande miglioramento, Alberto Venturini, ragazzo che secondo me merita proprio per tutto quello che l'impegno che ci mette e soprattutto per le condizioni che migliora ogni anno. Ecco, copro un po' tutte le categorie oggi di bodybuilding, quindi io spero di vedere i miei atleti all'assoluto. Ricordiamo anche grandissimi numeri. Peppe, se ci vuoi ricordare quanti atleti porti on stage oggi. Non è la prima volta che mi succede, quest'anno ecco al primo regional sono 62 atleti on stage, considerando che la gara sono 150 atleti, 62 sono solamente del team romano. Sono molto soddisfatto e, come spesso faccio qualche confidenza a qualche amico, anche a te Giorgio in privato, ecco, questo è il bodybuilding, questo è quello che si deve respirare, perché va bene che uno racconta la propria esperienza sui social, va bene che uno racconta le proprie avventure, però poi alla fine il bodybuilding vero si respira con l'odore del tan, si respira qua, e i lavori finalizzati ci dimostrano che questo è il vero bodybuilding. Grazie mille Peppe, ci vediamo on stage. Amici, come potete vedere alle nostre spalle, palco spettacolare. Siamo orgogliosi di essere qua oggi come rappresentanti dell'azienda Yamamoto Nutrition in qualità di reporter, e vi guideremo verso tutta quella che si preannuncia una gara strepitosa. Siamo qui con Michael Incao, veramente un atleta pazzesco, ha messo su 7 kg in un anno, quindi un Michael Incao 2.0. Cosa ti aspetti Michael da questa gara? Allora, spero innanzitutto di divertirmi e vabbè, poi la sportività sempre al primo posto, e poi è inutile negare, uno viene per vincere, quindi speriamo di vincere almeno la categoria e poi fare bene, se la categoria va bene, nell'overall. Prossimi appuntamenti dopo questa gara? Sì, abbiamo programmato con il mio preparatore Giuseppe Alicante settimana prossima, Estoril, e stiamo pensando magari anche di fare la flex. Okay. Peso corporeo per tutti gli appassionati, un fisico del genere? 85 kg, l'anno scorso andavamo sui 78, quindi abbiamo messo qualche chiletto in un anno. Pensate un po', cambiamento pazzesco, adesso lo vedremo tra un po' sul palco. Non mi resta da farti un grandissimo in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie. Siamo qua con Riccardo Croci, oggi guest poser a questo evento dei campionati italiani NPC. Innanzitutto volevo chiedere a Riccardo il suo peso corporeo e le gare in programma per questo anno agonistico. Allora, ciao a tutti. Attualmente il mio peso si aggira intorno ai 100 kg, essendo una fase di massa, di costruzione, però da quest'anno il peso in gara devo rispettare, penso 84,8. Cioè non sono su sicuro perché sono al limite con l'altezza. Se rientrassi con l'altezza superiore, che secondo me ci sono al limite, potrei arrivare a 88. Però sai, tu quando ci andiamo a drenare molti liquidi perdi qualche millimetro in altezza, e quindi per stare sicuri dovrei rimanere sugli 84,8, perché sennò gli ultimi giorni rischi, sai, con la pesa. Ricordiamo che Riccardo è già qualificato al Mister Olympia. Farei qualche altra gara prima dell'Olympia? Attualmente il focus principale è sull'Olympia, poi sicuramente proverò qualche settimana prima, se ci sono
delle gare prima del Mister Olympia che qualificano per il 2025, quindi useremo quelle gare sia per provare appunto a qualificarsi già prima dell'Olimpia e che per fare appunto una prova prima della competizione più importante, per vedere un po' dopo un anno di lavoro cosa esce fuori e magari aggiustare un po' la condizione in vista dell'Olimpia. Grazie Riccardo, lo vedremo tra breve on stage. State collegati perché sicuramente sarà uno spettacolo. Allora, nel frattempo che è pronto l'overall, vieni Gianluca. Ho piacere di fare 2 parole con uno dei nostri campioni italiani. Ciao Gianluca, vi chiedo un grande applauso per lui. Allora, tu oggi rappresenti Yamamoto qui, sei qui per premiare con me l'overall dei Men's Bodybuilding. Ti faccio giusto 2 domande Gianluca, perché non riusciamo mai a parlare con gli atleti. Quali sono i tuoi progetti futuri? A che cosa ti stai preparando? Dove vorresti arrivare quest'anno? Allora, la prima competizione che ci vedrà sarà quella tra 2 settimane a Toronto, quindi una prima gara abbastanza oltreoceano. Poi sicuramente ci eravamo prefissati di fare il prossimo appuntamento proprio con la Yamamoto del Flex e penso chiuderemo ad Estoril. Sicuramente oggi l'obiettivo è quello di iniziare a viaggiare un po' di più, a cercare anche di farsi conoscere, perché comunque quando poi affronti il mondo da professionista capisci che anche la visibilità è importante, non solo quello che si porta in gara. E sicuramente i progetti futuri, come qualsiasi persona che poi arriva alla tanta ambita pro card, è sicuramente quella la qualifica all'Olimpia. Bravo! Te lo auguriamo con tutto il cuore Gianluca. Siamo qui con il vincitore assoluto del campionato NPC Overall, Michael Incao. Ti aspettavi questa vittoria? No. Io invece me l'aspettavo perché veramente ragazzi un fisico spettacolare, più 7 kg, vittoria meritatissima fin dalle prime battute, campione indiscusso. Cosa ci puoi dire Michael? Allora, innanzitutto ringrazio tutti voi che state intorno, ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre supportato e sopportato soprattutto, e spero che questo sia l'inizio. Dedico questa vittoria a mia madre che purtroppo non c'è e spero di dedicargli qualcosa di più importante prossimamente. Io ti auguro veramente di tutto cuore di vincere la Pro Card perché hai tutte le carte in regola per farlo, quindi veramente complimenti di nuovo. Grande, Ci metteremo l'impegno e speriamo. Grandissimo, grande vai, grandissimo. Grazie Giorgio. Eccoci qua amici col campione italiano Classic Physique Nicola Pane, grande rivelazione di questa gara, alla sua seconda stagione agonistica porta a casa questo ambito titolo. Ora la parola la passiamo a Nicola. Che cosa pensi di questa gara? Ti aspettavi questo risultato? Quanta emozione hai? No, sono emozionatissimo perché comunque è stata veramente una sorpresa per me. Non mi sarei mai aspettato di vincere, soprattutto l'overall con un grande atleta come Manolo. Per me veramente è stata una grande sorpresa e ringrazio la mia ragazza e tutta la mia famiglia per il sostegno che mi danno ogni giorno, e soprattutto il mio coach che dedica anima e corpo al suo lavoro e a noi atleti. Prossime competizioni? La mia prossima competizione sarà ad Alicante fra una settimana all'Olimpia Amateur e spero di riuscire a fare bene anche lì. Ti faccio un grande in bocca al lupo, alla prossima. Grazie mille.
Complimenti ad Andrea Frascari per questa grande vittoria, campione italiano Men Physique NPC. Grande soddisfazione. Adesso siamo in preparazione che abbiamo la prossima settimana l'Olimpia d'Alicante. Abbiamo iniziato il circuito Pro League da Bologna e proviamo a fare il grande passo settimana prossima. Porterò anche la mia ragazza che esordisce la prima volta in un Pro Qualifier, quindi sono curioso anche come andrà nelle bikini e poi proseguiamo, vediamo, se no facciamo Milano. Poi sono curioso di vedere la nuova location che ha presa Barbara, quella. Io dico che hai tutte le caratteristiche per vincere la Pro Card, non ti manca nulla. Oggi io anche prima della gara, appena ti ho visto uscire, ho detto questo ragazzo vincerà l'assoluto e così è stato. Vittoria meritata, categoria combattuta. Livello altissimo, livello molto alto, però davvero hai spiccato, complimenti, ti auguro il meglio per Alicante. Ce la metteremo tutta, grazie. Eccoci qui amici del bodybuilding, abbiamo terminato adesso le categorie maschili, ora ci attende una piccola pausa e poi ripartiamo con le figure e tutte le altre categorie femminili. A tra poco. Eccoci qui amici nel backstage dei campionati italiani NPC. Siamo qui con la promoter italiana Barbara Bagnolo. Allora Barbara, io sono molto contenta di essere qui e tu lo sai. Ne sono molto contenta anch'io. Bene, e adesso ti chiedo come ti sembra questa bellissima giornata? Per me è partita alla grande. Allora, se parliamo del tempo è bellissimo, mi fa anche troppo caldo. Se parliamo della gara, sapevo già che sarebbe stata una gara con un livello molto alto, perché appunto c'è l'Olimpia Amateur in Spagna la prossima settimana, quindi molti atleti si accingono a fare questa per presentarsi al meglio la settimana prossima. Ma i campionati italiani sono ormai una conferma in Italia tutti gli anni. L'anno scorso abbiamo avuto gli stessi numeri, abbiamo quasi 250 crossover sul palco oggi, quindi sono molto contenta. Veramente un bellissimo livello, tanti atleti, anche la giuria veramente hanno svolto fino adesso un lavoro eccezionale. E aspettative per il futuro? Beh, quest'anno io sono qui, e lo dico senza peli sulla lingua, per confermare quello che abbiamo fatto negli anni precedenti, tutto quello che si è fatto per l'Italia, perché si sappia bene che non è stata fortuna, ma tanto lavoro fatto bene. Tutto quello che abbiamo oggi, tutto, i rapporti, la federazione, la partecipazione, l'alto numero di atleti, non è una fortuna, è semplicemente qualcosa che ci siamo veramente, è quello che ci meritavamo già da tanto tempo fa. È veramente bellissimo e sono veramente fiera di far parte di questa giornata, di questo evento, anche perché l'azienda Yamamoto è un'azienda italiana che sponsorizza un circuito italiano. Quindi amici, rimanete con noi che tra poco si va in onda. Raccontaci un po' più o meno questa scalata per l'Olimpia, com'è stata? Fatico ancora adesso a crederci, penso che lo realizzerò quando sarò lì. Però il mio obiettivo è riuscire a rappresentare la nostra nazione il più possibile, quindi farò del mio meglio per portarci in alto. Questa preparazione come la conduci? Raccontaci un po'. Abbiamo delle prossime uscite brevi che realizzerò tra 2 settimane in Canada, qui per capire appunto cosa migliorare della condizione da portare poi all'Olimpia. E poi mi troverete anche a Milano il 23 giugno. Quindi, se volete venire a vederci, vi trovate lì. Ci saremo sicuramente con tutto lo stand di Yamamoto per farci una foto. Un in bocca al lupo ad Alice, soprattutto un ringraziamento speciale va a tutti, al direttore ovviamente per l'organizzazione, al corpo giudicante e soprattutto al pubblico, perché senza il pubblico, direttore, tutto questo non era possibile. Perciò un applauso a tutti i partecipanti di questi campionati italiani. Eccoci qui amici, appena terminata la divisione bikini con l'overall di una super promessa bikini. Come ti sei sentita vincere categoria e overall? Non te l'aspettavi? No.
assolutamente. Infatti glielo dicevo anche a Dennis, vediamo come va. Cioè quella è stata la mentalità comunque che abbiamo preso quest'anno per 6 mesi. Allora Dennis, cosa ne pensi tu di questa vittoria? Te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, però ci speravo molto perché la condizione di Vanessa, da quando abbiamo cominciato la preparazione per arrivare a questa gara, vedevo giorno per giorno che migliorava e soprattutto il back, il gluteo veniva sempre fuori a goccia e quindi, dato che conta molto quello nelle bikini, soprattutto il back, vedevo che si avvicinava veramente a essere vincente. Poi è logico, finché non arrivi sul palco e vedi i confronti con le altre non puoi mai sapere se vinci, però ci speravamo molto, sapevo che la condizione era ottimale e fortunatamente è andata come volevamo. La condizione si può sempre migliorare, ma partiamo da una bellissima struttura e sicuramente un'arma vincente. Sì, secondo me si può migliorare, infatti oggi secondo me stavamo molto bene ma eravamo meglio ieri, e infatti sì, ieri sera, infatti per la prossima gara ad Alicante dovremmo centrare la condizione perché il gluteo deve essere molto meglio ai livelli come era ieri sera e qualcosa abbiamo sbagliato, ho mangiato meno e quindi la condizione è andata un po' indietro. A quanto pare è andata bene lo stesso, noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per tutto, grazie a tutti. Grazie soprattutto a voi per quello che fate per il bodybuilding, che state veramente facendo un bel lavoro, te e tuo marito, grandi. Grazie mille. Allora Vitalis, cosa dici di questa prima edizione? Allora, dico che è un grandissimo evento, il primo di una lunga serie. Questo era solo un regional, ma ne seguiranno altri pro qualifier e pro show importantissimi, sempre sponsorizzati da Yamamoto. E noi saremo sempre qui a supportare gli atleti, a fare il reportage completo. Sempre all'insegna del vero bodybuilding. Iscrivetevi subito al canale e continuate a supportarci.